Ci siamo? Ok. Siamo ritornati con Pietro Poletti, poliziotto americano, si può dire, giusto? Giusto, facciamo parte del Nord America allora. Cioè il Canadese. Canada fa parte del Nord America, perciò diciamo poliziotto americano. E quando sono poliziotti degli Stati Uniti si dice poliziotti statunitensi. Sì. Entrambi americani, però americano-canadese, americano-statunitense. E con Pietro oggi ci facciamo una passeggiata qui a Termini, che è ricominciato il casino, e chiediamo a lui che cosa farebbe un poliziotto canadese americano qui su Termini. Lì abbiamo la stazione Termini e qui abbiamo i portici. Tu quando sei arrivato, la prima cosa che mi hai detto, qua c'è un movimento un po' particolare, Sì. te ne sei accorto subito. E tu da poliziotto che cosa hai notato che c'è qui? La mancanza della presenza della polizia e i carabinieri, è ovvio, non si vedono e l'ordine pubblico qui non è rispettata per niente. Perciò quando non si vedono fisicamente la gente si adagia da questo punto di vista. Giusto, anche se ci sono telecamere controllate dalla polizia, però le telecamere sono buone per dopo. Se succede qualcosa per dopo. Ma per attenuare lì nel momento No, è difficile. ci vuole assolutamente la presenza della polizia. A piedi o in pattuglia, però forse è meglio, preferibile a piedi. Perciò poliziotti a piedi, forze dell'ordine a piedi sono la cosa migliore come Certo. deterrente e per far vedere ovviamente la presenza sul territorio. Altrimenti, come vedete qua, succede di tutto. Persone, ecco, vedi, quello lì è una persona fuori di testa che una volta ha provato pure a aggredire con l'ombrello, vedi, adesso sta girando su se stesso. Ecco, si vede ancora. E sono casistiche dove magari non fa male a nessuno, magari un giorno questo prende una bottiglia e fa danni, tutto là. Purtroppo sono le conseguenze della droga e l'alcol. Poi qui vedi, questo probabilmente è uno dei posti più degradati anche dal punto di vista dello sporco. Certo. Chi è? Stai tranquillo, non ti fa niente. No, Vattene, e vattene. sta riprendendo. Levate, e te gira apposta, e vattene. Cioè, te si mette davanti alla telecamera. È così. Cioè, hai capito ma che ti può succedere qui? Dicevo, questo è uno dei posti più degradati praticamente, perché succedono fondamentalmente tutte le cose, in particolare più si va avanti con la sera. E qui per esempio quale potrebbe essere una soluzione? Qui ci vuole assolutamente la polizia, la presenza. No 2, no 3, no 4, anche uno a piedi e basta. Perché oggi con la tecnologia si chiamano, l'aiuto, arrivano su. Può darsi che ci sono i poliziotti in borghese, però in borghese anche lì, sono come i telecamere, non è che previene i reati, agiscono dopo o durante. O comunque il poliziotto in borghese non dà idea di controllo, perciò qualcuno Perché si non può sono- sentire libero. Certo, E invece in Canada vi capitavano situazioni del genere? ogni giorno, quando stavo in pattuglia, ogni giorno. È un po' diverso, sono un po' di più nei grandi centri, qui ci sono, specialmente dietro la stazione, però anche oggi non ho visto pattuglie e polizie, se si vedono rimangono in Devo dire la macchina. verità, oggi neanche io, cioè abbiamo camminato un bel po' e non ho visto una pattuglia. Di solito è anche facile magari che ti controllino, che Sì. ti chiedono i documenti, che da una parte fa anche piacere. Mi ha fatto ridere, non si è spaventata dell'ombrellavo, quello perché non spaventa mi tutti. guardavate. Ma no, mi veniva da ridere perché lui era impazzito e basta. Cioè si vede lontano 1 chilometro Io che... non mi guardavate. Aspetta, è arrivata una macchina. Ah no, sembrava la polizia, invece è uno losco. No, ormai neanche arrivano più, arrivano proprio le macchine dei loschi che parcheggiano praticamente sul marciapiede. E questo che succede quando qui il comune, la polizia, c'è troppa tolleranza e quando c'è tolleranza va peggio, non va meglio. Potrebbe essere che alcune volte non intervengono se non è un reato di impatto, cioè se è un qualcosa di quelli, sai, chiudiamo un occhio, eccetera. Potrebbe essere un problema questo. Sì, per il turista, il 90% dei turisti che arrivano qui a Termini sono gente oneste, vengono per visitare Roma, vedono questo uno scandalo, per la città è uno scandalo. A te capita di sentire magari turisti, i tuoi Sì, compaesani che ti parlano di Roma? Sì, specialmente i compaesani, amici, parlano tutti alla stazione Termini. Cioè non è solo una cosa nostra, ma se ne, No, parla, no, se ne parla. a livello, chiamiamolo mondiale, no? Cioè questo è quello che voglio far capire. Lui è un feedback che arriva dall'estero e che ci racconta che la stazione Termini è vista male dai turisti che arrivano. Certo.
Quando tu stavi in polizia, no? Mi hai detto hai lavorato sotto copertura. Un po' tutti mi hanno chiesto, ma che cosa significa lavorare sotto copertura, specie quando c'hai a che fare con le mafie? Io sono stato prestato alla polizia provinciale del Ontario per infiltrare i sale da gioco che vendevano droga, oppure controllate gli italiani e gli libanesi. Allora sotto copertura tu entri come un cliente, non sanno che sei poliziotto. D'abitudine sei introdotto da un altro pentito, ti introduce per entrare nel posto. D'abitudine sono appartamenti nascosti, alberghi, allora c'è un po' di pericolo, però Se vieni scoperto in quel caso che cosa si fa? è veramente difficile essere scoperto, perché prima che si comincia si studia, analizza tutte le possibilità che possono arrivare. Allora no, non direi che, però c'è sempre un pericolo, Tu sei bella. c'è sempre un pericolo, però sei un attore, imponiamo un attore. Cioè il poliziotto sotto copertura agisce come un attore, deve Sì. interpretare il ruolo, Era un diciamo, protagonista a seconda del caso, del criminale, Certo. del fesso, diciamo un po' Sì. di quello che potrebbe essere, però se poi viene scoperto è bruciata la copertura. È bruciata e poi lui si mette anche in pericolo, però c'è una preparazione enorme. Perciò tu vai in Ontario, sei lontano, Sì, la sì. famiglia sa che tu sei partito per Sì, per una missione di sì. lavoro. Ci E sono, io ho avuto i colleghi che hanno fatto per 3-4 anni italiani, in origine italiana, e lì è diverso. Perciò una copertura a lungo termine, quasi ti molto- immedesimi nel personaggio che stai facendo. Cioè, poi quando stai con loro c'è una squadra dietro di una trentina di poliziotti che ti protegge, nascosti. Ah, non vieni lasciato solo. No, e poi c'è le microspie, il microfono. Perciò se te a un certo punto vieni beccato, la squadra dei poliziotti Sì. se ne accorge e subentra. Sì. I superiori guardano i psicologi. Vieni Sì, monitorato sì, sì. e Sì, se non c'è vedono che problema. ormai la tua situazione psicologica in quel momento è problematica, uno ti richiama praticamente. È chiaro che il carattere cambia, stando sempre con loro, anche i poliziotti di pattuglia, se domandi ai mogli e ai figli, è normale che il carattere cambia a lungo termine. Come dici tu, Negativo, quando è sempre- si lancia la cacca per aria Certo, ci si sporca. è sempre negativo, è raro che è un lavoro. E invece ti è mai capitato che alcuni colleghi venissero feriti durante il servizio? Sì. Darsi in Italia è diverso, ma in America capita spesso. In Canada, specialmente Toronto, Montreal, Vancouver, ci sono più sparatorie, c'è più violenza, come ho detto, diverso d'Italia. Ma che arriverà in Italia, lo vedo. Infatti alcune cose che tu ci hai anticipato, già ci sono state delle piccole avvisaglie come le baby gang, Sì. come le gang ci hanno tirato pane secco, qualcuno là sopra. T'ha quasi preso, qualche idiota. Allora, mentre camminavamo ci hanno tirato un tozzo di pane secco, è stato un bel botto. E qui purtroppo a beccare chi è stato? Ma da sopra, no? Sì, da sopra. Se È arrivata a una velocità sostenuta. pericoloso. Vedi, quando tocchi certi argomenti c'è l'attentato. E mi dispiace perché uno che guarda qui non sembra che siamo a Roma non è questa. No, è uno schifo. Non c'è un italiano qui. Guarda, dall'altra parte ci sono vetri rotti Sì. di macchine che sono state saccheggiate. Tutta quella parte lì solitamente chi parcheggia la macchina la sera anche per pochi spicci ti rompono il vetro. Noi italiani, che non capisco ancora, questi nuovi arrivati fanno da padroni. È una cosa strana perché la reputazione che hanno gli italiani sono patriottici e qui arrivano. Vedi, qui è stato un massacro di automobili, Sì. tantissimi vetri lungo i marciapiedi, infatti il numero di denunce qui è altissimo. Allora, il fatto che quando arrivano qui ci siano tante etnie che occupano degli spazi come fossero delle aree inaccessibili, perché se noi andiamo in quella via lì e andiamo verso la sala scommesse, quella è una via off limits dove non si può andare con la fotocamera perché si ha paura di essere ripresi e poi arrestati in funzione della ripresa.
Ah, sì, ho capito. Per quello ti dico, sono strade off limits. Noi ci passiamo lo stesso, Sì, figurati, certo. Però è anche vero che si creano sempre un po' di tensioni, Sì, le telecamere, che poi ci a sono, volte- No, in ma realtà dico, è pieno qua. giornaliste oppure come voi, hanno tutta paura, più della polizia. Sì, perché il giornalista alla fine è quella figura che porta alla luce Certo. un qualcosa che generalmente rimane lì, silente. Allora, quando poi viene portato alla luce, devono per forza prendere un provvedimento, cosa che a noi succede spessissimo qui a Termini. Infatti, tante volte la gente sa che quando poi passo io, se c'è qualcosa, qualcuno poi la vede e dice, beh, oddio, mo ci abbiamo fatto una figuraccia. Certo. Cioè, mi dicevi che i turisti nei loro paesi non possono bere la birra così, no? Camminando per strada con una birra in mano, no, la polizia interviene. È vero che i senza tetti Lo fanno. ma sono tolleranti. Ma lui lo fa perché vede Sì. tutto lo sporco qua, Eh sì, non c'è controllo, non c'è. Dice, allora faccio pure io il casino. cioè l'idea è proprio quella, il fatto che quando c'è un esempio il turista non prende mai l'esempio positivo ma prende quello Io negativo. posso chiedere dove viene, solo per. Sì. Excuse me, sir. You speak English? Hey, where do you come from? Just a question. I'm not a journalist. Hungary. In your country, are you allowed drinking on the street? No, seriously, just a question. I'm curious. If very hot, yes. Alcohol, you're allowed drinking In summer, in the summer. only in summer. Only in summer. Ah, ok. Solo d'estate possono bere in Ungheria. Ah, Se in fate- Ungheria possono sì, bere d'estate? d'estate Only in quando. some summer, so Ah, Sì, ok. da noi no, se è never caldo. drink on street, but it's so hot. Ciao. Certo. Questa è la via, quella, chiamiamola off limits. In questi angoli qui succedono sempre i problemi, perché spesso il turista viene qui truffato, perché ci sono problemi anche legati all'abuso delle sostanze, all'alcol, poi col caldo sta cosa aumenta. E adesso del turista che lui beve e dà l'esempio, qui c'è proprio un insieme di etnie, difficoltà, problematiche, tutte che si raccolgono. E se adesso andiamo qua ti faccio vedere, perché oltre a tutto quanto qui c'è anche una sala scommesse e la sala scommesse attira un altro problema che è poi la ludopatia e Certo. insieme all'interno della sala scommesse, che è sempre aperta. Buonasera, tutto bene? Guarda la... E questo che è strano perché voi la chiamate off limits, Sì. dovrebbe essere un invito alla polizia ad essere sempre qui. Allora dovrebbe essere un invito alla polizia ad essere sempre qui. Sì, invece non si praticamente vede. è off limits perché anche per la difficilmente polizia. trovi la polizia qui, capito? Allora ci sono quelle vie che tu pensa, considera che qui c'è pure un negozio di articoli militari e tu dici, avendo un negozio di articoli militari dove la polizia viene, torna, eccetera, avresti un via vai e invece niente. E questa gente che stanno qui fa un paio d'anni, si sviluppano, non dico tutti, però è un baby gang, o quello che chiamate voi baby gang, street gang, le loro mafie sono sicuro che ci sono già, è evidente che ci sono. Tutto a posto. Perciò si svilupperanno in quella direzione e lì come si sono sviluppate le baby gang È lo stesso, in quando Canada? la polizia perde il controllo, altri lo prendono. Ok, lì dove tu sei più debole si prende il controllo. Sì. Perciò in una via come Approfittano. questa dove il controllo non c'è è normale che prima o poi non si entrerà proprio più. No, se la polizia non prende il controllo, chi viene qui? Un turista? Sicuramente i se cittadini no, perché hanno paura. Il certo. fatto, vedi, che c'è per Certo. esempio situazioni anche che ti addormenti, Sì, può darsi. le birre qui sono ovunque poi, vedi? Sì, Cioè la birra secondo me è la prima cosa d'ingresso perché costa poco, sì. la possono avere tutti, è fresca, bevi e non è vietata tra l'altro. questa si vede. Sì, sì. Questi sono proprio i classici portoni dove succedono i problemi. Ma quello che trovo strano è che sono i ristoranti, buoni ristoranti, Sì, ma loro non chiamano, non avvertono la polizia. molti ristoratori sono disperati, cioè nel senso che non riescono a più gestirle queste cose, si ritrovano sempre a chiamare e avere magari un intervento che poi non porta a nulla, È perché li così. devono lasciare. E così le grandi mafie approfittano anche di questo. Mi sorprende che la mafia di Roma
non faccio nome, ma che controllano, che non vanno a vedere i commercianti, io pagate il pizzo, io mi pulisco a strada, trovo strano. Poi c'è anche, secondo me, un limite che si abitua l'occhio, cioè noi che siamo abituati a questa zona, ma anche le forze dell'ordine che poi passano e vedono sempre la stessa gente, l'occhio si abitua, ti sembra quasi normale. No, il problema non è quello, il problema qui, il ristoratore è piccolo, ci sono i spacciatori controllati della vera mafia, allora fanno più soldi gli spacciatori che domandare il pizzo al ristoratore hai capito? Sì, certo, si Anche le mafie, evita poi. quasi il pizzo perché poi attirerebbe troppa attenzione su altri commerci. E noi è strano parlando così, ma quando la polizia non è efficace succede questo. Certo, poi un'altra cosa che succede spessissimo qui sono i furti, perché lì dove tu puoi comprare la sostanza c'è anche il cliente che è povero, non ha i soldi, certo, e si deve procurare i soldi. Come fa a procurarsi i soldi? Qui c'è un bacino di turisti, di utenza elevatissimo, sì, perciò posso rubare a qualcuno, vedi quanti turisti, sì, con le valigie, eccetera, che tra 2 ore non starà neanche più qui perché poi prenderà un treno, un aereo, certo, un'auto, un taxi e se ne andrà magari in un'altra città o in un'altra certo, nazione. Questa non è Italia per la persona che è questa zona qui, va bene, che è voluta, non credo che farebbe questo, non so, al centro di Roma, al centro storico oppure ai Prati, per esempio, non so. Sì, si cerca, no, si cerca ovviamente di controllare, ci sono zone che per esempio tu immagina dove ci sono le istituzioni, dove c'è il Parlamento, il Senato, dove c'è la Presidenza del Consiglio, no, eccetera, è tutto ultrapresidiato. Sì. Tu immagina che ci sono carabinieri, polizia ad ogni angolo. Qui non è così, forse andrebbe implementata la stessa cosa, i famosi gabbiotti con poliziotto all'interno che guarda la sua area, un altro gabbiotto lì, H24. Certo. Cioè noi abbiamo un problema che quando ci sono e sono in giro, alcune volte però arriva la sera e spariscono tutti. Ciao! Vedi, quelle sono prossime baby gang. Sì, Perché loro stanno spesso qua. Grazie. Di dove siete voi? Egiziani, ma tutti dell'Egitto siete? Tunisino. Quanti anni c'hai? No, questo è piccolo, me ne rendo, devo andare a casa famiglia. Ma dico, bello. Va bene, ci vediamo se ci sentiamo dopo. Non è quello che sta. Grazie. Non va bene. A voi state in casa famiglia? Io ho lasciato casa famiglia locale. Ma sei maggiorenne? Ah, sembri piccolo. Tu casa famiglia? Vabbè. 14 anni ho portato a... Ma sei venuto solo? vedi, quello che fai adesso tu lo dovrebbe fare un poliziotto. Sì, parlare con loro, certo, sapere di che cosa hanno bisogno poi fondamentalmente. Perché se loro stanno qui magari stanno aspettare qualcosa da arrotondare un po', invece sai, dicevo che ti serve, però deve essere, devono essere... sto lavorando. No, va. Ti giuro sto lavorando. Dove lavori? Cartongesso? Ah, vabbè, mestiere il cartongesso. È il meglio del... Meglio che stai qua di pomeriggio così per arrotondare o per passare un po' il tempo. Passatempo, vabbè. Tu ci dicevi che c'hai il problema dei documenti. Dei documenti. Tu c'hai 21 anni, giusto? C'ho quasi 22, a novembre. Quasi 22 anni, stai qui da quando c'hai 8 anni, però senza documenti. Senza documenti, Sei cioè, bloccato per fare bravissimo. qualsiasi cosa. Sì. E quindi io, per avere dei documenti, ci devo avere un lavoro, ci devo avere una casa. Quindi io senza dei documenti non posso avere niente di quelli, capito? E la cosa poi che succede, come diciamo pure con Pietro, se tu non hai documenti... È normale che vado a spacciare, vado a mettermi, diciamo, dentro queste situazioni qua, perché è normale, se non faccio quello non muoio di fame, perché nessuno ti dà. Tu lo sai che qua vengono tutti sbarcati, quindi... E quindi la situazione diventa un po' difficile, soprattutto a me mi servono i documenti perché ho bisogno, mi piace lavorare, mi piace fare il cameriere, mi piace fare tante cose, capito?
e quindi senza dei documenti, cioè, a me mi piace fare il basket. Domani non posso andare perché non ho dei documenti, perché domani vanno solo i regolari. Oppure se tu trovavi in posto comunque non ti facevano entrare nella squadra del basket. Bravissimo, proprio perché non c'ho manco, Grazie. c'è una carta che dice nome, cognome, queste cose qua. ti è capitato di trovarti nei guai proprio perché non Certo, avendo i documenti per i dovevi fare qualcosa? cioè, per forza, per esempio, se come io non ho una casa, mi serve un hotel, non me lo dà perché non ho dei documenti. Ed il sistema gli leva la dignità. Il sistema gli toglie la dignità. Bravissimo. E lui senza la dignità Non puoi potrebbe vivere. finire in un Ma, baratro. bravissimo, dentro un carcere perché qua è una zona di giungla. Sì. Giungla nel senso, anche se non faccio niente, può essere che mi scappiano per una persona. No, è successo. È successo. Cioè, è successo tanto ma a anche noi. con me, non con Un ragazzo, ma anche guarda, con a noi me. è capitato un ragazzo io ho fatto, che stava io ho lì fatto 6 anni e 8 a Regina Coeli, però non tutta a Regina, ho fatto quella a Sì, Casa sì, del vabbè. Marmo. perché eri minorenne? Sì. Mazza, 6 anni e 8 è tanto. Porco due, però ho fatto Poi ora gli lui arresti. vuole lavorare, vedi? E vorrei lavorare, è vero, ho fatto tante cazzate, ma io adesso voglio cambiare perché non voglio tornare alla merda. Perché alla merda la deprima, ti porta sempre alla merda, tutti i giorni ancora più merda. Vai a conoscere tutta gente sporca. Capito? A me invece lavorare, gente ciao, buonasera, vado a dormire tutto tranquillo. Qua cioè, lascia perdere. Dove viene? Ma io sto spacciando, io te lo dico proprio faccia Da al faccia. Legitto. Tu mi conosci? Legitto. Tante volte mi vedi ma io non parlo più con nessuno, ma adesso ho parlato, lo sai perché? Sì. Perché mi è arrivato fino a qua. Sì, immagino. Veramente. Se Non sei c'è documento, arrivato al porco punto- due, voglio vedere mia madre. Se sei arrivato al punto Porco di due. dirlo, se sei arrivato al punto di dirlo è perché sei arrivato proprio al punto di saturazione. Bravissimo. E io so dest'idea però. Tanti dicono io non parlo, invece tutti si dovrebbero lamentare perché siccome è un problema comune l'assenza dei documenti Anche qua, una carta che dici per esempio qualunque posto che io vado mi dice guarda dammi un quanto documento ci che vuole? dice- Un mese, capito? Allora in un mese tu me la devi dare, no che passano gli anni e io non c'ho un documento. Bravissimo, È cioè, un basta- carcerato in libertà. Carcerato in libertà. E mi hanno mandato pure al centro di rimpatrio e ho fatto la richiesta di protezione internazionale e me l'hanno pure rigettata. Je n'ai pas vu beaucoup la station parce qu'on est seulement passé pour venir en train et retourner. Non ho visto Mais molto, c'est detto vrai fuori. que c'est un peu È vero che un casino. Un casino, cioè, Sì. hanno dato che è un casino, sporco, spazzatura E sì, qua dopo- sì, sì. e gente, qualcuno ti ha chiesto qualcosa? Sì. Comprare? Sì, sì, sì. Ok. Sì, sì, ho capito. Sì, sì. Hanno provato a rubarti qualcosa? Siccome No. sei no. No. Ma faccio attenzione. Fai molta Sì, sì, attenzione, sì, sì, ma tu sapevi che Termine era così, per quello fai attenzione. sì. Sì. Vedi, pure dal Belgio era partito prevenuto. E perché la mia ragazza è italiana, mi ha detto che devo fare attenzione a Termini perché sì, è pericoloso. Ok. L'importanza della comunicazione, come hai fatto tu. È Sì, bellissimo. perché l'unico modo è parlare con le persone, con i ragazzi, in particolare con i giovani. Poi ci sono anche persone grandi di età che hanno problemi, per esempio c'è quel signore lì, si è fatto tantissimi anni in carcere, lui si è fatto circa più di 20 anni, se lo vedi ha tantissimi tatuaggi, però con lui non ci parla quasi nessuno ed è abbandonato a se stesso qui alla stazione. Noi lo conosciamo, tante volte ci parliamo, adesso è molto tranquillo, però tu lo vedi così. Ciao caro, tutto bene? Ti sei spostato? Ciao, gli stava a raccontare di te a lui. Lui viene dal Canada. Canada, è un ex policeman e lui praticamente sta sempre qui e vedi lui ha tutti i tatuaggi, ha tutto il corpo, c'ha anche tutta la schiena tutta tatuata, è molto particolare come personaggio, guarda te la fa vedere, vedi, c'ha tutti i tatuaggi fatti in carcere. Lui parla o rumeno o russo se non sbaglio, ecco aspetta ti do una mano io, eccolo, vedi? Ce l'ha tutti dietro pure. Questi sono molto molto vecchi, old style proprio. Sì. Io stavo di galera. Galera, 26 anni mi hai detto. 20 anni. 20 anni. Per traffico internazionale di droga, giusto? Droga, Sì. Ci ha raccontato che c'hai figli, pure, Ah, sì? non riesci a vederli, parlando. Sì, lui ci ha raccontato tantissime cose. Tu considera lui spesso sta qui da solo, adesso c'ha oggi compagnia, però nuova amica lei. Lui spesso ciao. Lui stando da solo alcune volte vedi un tipo come lui, poveretto.
sa quello che succede qui. Sì. Lui sa tutto, sa la polizia gli parlerebbe una volta al giorno, lui sa tutto quello che succede. Sì, poi lui vedi si è fatto anche autolesionismo, Sì. vedi tutti i tagli Sì, sulla sì. pancia, sulle Ma lui gambe. sicuramente consumava l'eroina. Sì, sì, lui ha avuto un passato molto difficile, adesso sta qui alla stazione nella speranza, capito, che... Ha fatto caldo? Caldo, caldo, caldo. Porello, lui ha sofferto. Sì. Tanto, tanto. Un'opera buona. Non ci beve troppo però, mangiaci pure, mangia, perché sei magro magro, capito? È un po' che lo vedo sempre più dimagrito, capito? Beve tanto adesso col caldo e mangia poco. Mangiate tutte e due. Ciao bello, ci vediamo alla prossima. Sto di qua? State là al supermercato? Ah, Inz costa meno, non lo sapevo questo. Tutto bene? Sì, però, ti vedo bene. C'hai fermo un po' di... Ah, Come hai fatto questo caldo? Villa Borghese. Ah, Villa Borghese è carino perché stai fresco, non ti rompono troppo le scatole. Salutami i tuoi amici. Te li saluto. Ok, Ciao. Ecco, e così cominciano i baby gang e street gang. Il giovane l'ha detto, qui è una giungla. Allora arriverà un giorno che arriva uno che le organizzano. Certo, quando vedono che questi sono persi, perciò Persi. un minimo di organizzazione li porta a guadagnare, ad avere una casa, Certo. ad avere, capito, una sicurezza, una solidità, poi diventano schiavi da quel punto di vista lì. Bravo, e questo è il posto ideale. E poi sono disposti a tutto i giovani, Certo. hanno poco da perdere. Per esempio a Montreal, no? Esiste questo fenomeno dove i taxi, ce n'è uno e la fila è lunghissima. Sì, il problema dei tassi credo è uguale dappertutto nell'Occidente, perché con l'arrivo dell'Uber e taxi hanno perso tutti il controllo. Però noi in questo caso diamo un disservizio, Sì, vedi, sì, questi sì. sono tutti turisti. Ma a Roma non hai un sindaco, una sindaca? Sì, c'è il E sindaco che a fa lui? Roma. Il sindaco secondo me dovrebbe girare, Certo. però vabbè, non so io quello che glielo deve dire. No, non lo so, però è una città anche al comune che non c'è controllo. Fossi stato io il sindaco, per esempio, mi sarei ritagliato un giorno a settimana solo per Bravo. visitare la città. Bravo. Cosa che dovrebbe fare qualunque sindaco di una grande città come questa, perché altrimenti non hai il polso della situazione. Ciao bello, va bene. Vedi, a un certo punto che succede? Che c'è talmente tanta carenza di taxi, e questo per esempio è un problema del sindaco, cioè il fatto che il sindaco dovrebbe arginare questo fenomeno. Chi è intervenuto? I tassisti abusivi, che ci sono qui a Termini, però ovviamente la gente ha anche paura del tassista abusivo, perciò preferisce stare qua in fila, perché poi alcune volte il tassista abusivo è una Vedi, il è una sistema figura... è il mercato nero. Esatto, è una figura che va a tappare un buco, Certo. in questo caso, perché qui c'è un buco grosso, ci saranno 120 persone in fila che magari devono andare chissà dove, che magari hanno i bambini, Certo. è un problema bello grosso. Grosso sì, ma semplice per risolvere, Sì. semplicissimo. Tanto semplice che non si vuole risolvere. Com'è no? Non abbiamo incontrato polizia, nessuno. È un'ora che Perché, camminiamo. esatto, quando ci siamo noi spesso appaiono, perché vedono la telecamera, perciò in un modo o nell'altro o ci dicono che non si può riprendere, oppure si fanno vedere per far vedere che sono presenti. Però generalmente, come vedi, non c'è nessuno e vedi c'è gente per terra. Questa è stata una piccola conquista nostra, le famose panchine. Noi ci siamo lamentati per anni che non c'erano le sedute a Termini, e mo sono apparse misteriosamente queste sedute che finalmente i viaggiatori utilizzano. Però considera che prima non c'era niente, le avevano tolte per evitare che ci fossero i senza tetto all'interno. Allora tu che fai? Punisci tutti gli utenti Per perché 2 o non 3 riesci ad persone. arginare un fenomeno che poi sarebbe, come hai detto tu, semplicissimo. È come i taxi, no? Certo. Pochi taxi, vendo altre licenze perché servono licenze dei taxi e risolvo il problema. Lo so. Ci sono dei senza tetto che si sdraiano sulle panchine, mando un agente che va lì e dice Resinoni non si può stare sdraiati, fate sedere gli altri. Mentre di là c'è un po' più Nord Africa eccetera,
Qui c'è un po' più Italia, Romania, qui le troviamo poi qui sulla parte destra. Qua, come hai visto, ci sono tanti italiani che hanno anche loro gli stessi problemi Però degli stranieri. più pulito. Alcol, droga, problemi anche mentali. È un po' più pulito, però perché molti dei negozianti si sono impegnati. Sì. Perché di là c'è un solo bar, qui ci sono addirittura 3 bar uno attaccato all'altro che spingono tantissimo per tenere pulita l'area. Sai cosa succede in Italia? Che quando l'iniziativa è del privato spesso funziona perché mettono i soldi in tasca propria, no? Certo. Quando invece l'iniziativa è del pubblico tende a non funzionare perché sono i soldi di tutti e non gliene frega niente a nessuno. Ed è uno dei problemi che purtroppo abbiamo qui in Italia. Qui per esempio, essendoci una farmacia molto ricca, se guardi qua è sempre tutto perfetto, pulito, sistemato, perché qui possono permettersi la guardia, quello che pulisce, eccetera. Poi vai avanti e siccome non c'è nessuno, automaticamente inizia a essere più degradato. Poi qui c'è anche più controllo delle forze dell'ordine. Sì, in l'ho questa visto, parte. infatti, sì. Qui li vedi passeggiare più facilmente. Ciao caro, ciao, Perché, grazie. perché è più facile. Le forze dell'ordine dappertutto nel mondo preferiscono lavorare nei posti dove è più facile. Ah, non fate casino là dietro, eh? Bello. Tutto a posto? Che state a fare? Raccolta di spicci? E poi non a me? E non ci credi manco, perché No, a me me menano. Ah, a Firenze, sì, sì. Lei l'hanno sbattuta per terra. Oui, Frank. Sì, Vincent c'è? Vado a salutarlo, va. Ciao, ti voglio bene. Ciao. Ma i senza tetti qui da noi è molto di più. Vancouver, Sì, Toronto, qui oggi è molto tranquillo. tranquillo, c'è una ventina, 30, non è. Sì, poi diciamo che qui si comportano tutti abbastanza sì. bene. Hai visto, non hanno molestato nessuno. No. Tutti di loro hanno anche problemi di salute, come hai potuto Mentale, vedere. sì, è salute fisica. ovvio. Fisica e mentale, tutti Certo, e due certo. insieme. Non ci metto mano subito. Lotta. Delle case. Tutto a posto. Ah, vedi, finalmente hai fatta sta cosa. T'hanno operato? Romania, al Canada. 100 euro. Bevi, dai! Per la birra, non è che sei su. Attenti a questa birra. Ma non mi infame, perché se voi fate i giochi del c***o, io non lo capisco. Tu lo sai io. Vai, mato. Mato. Manca la birra ti sei bevuto. Allora, tu mato, ti mi capisci? Vedi, spesso si litiga per poco, no? Lui gli sta a offrire una birra. Una birra, sì. Sì. Sì, vedo, l'hanno tutto disinfettato. Adesso, Bene. Ma la gamba, quella che tu c'hai avuto il problema, aggiungi. che hanno fatto? Fa vedere? Aggiungi. T'hanno disinfettato qua, operato. Io sto 3 mesi all'ospedale. Sei stato 3 mesi all'ospedale. Adesso sai aggiustare qua. Sempre abbraccio. Cioè, vedi, lui è stato operato, mo esce così e deve stare per strada. Adesso io non è che dico chissà che cosa particolare, però è una situazione non da Di poco. dove viene lui? Brava. Di dove viene? Nigeria. Ok. Parli francese o anglais? O parli francese? English. Oh, you speak English? Yeah, I speak English. How long you been here? Huh? How long have you been here? I don't understand. How long have you been here? How long you been in Italy? I don't understand. Okay. Da quanto tempo stai in Italia? Italy. Yeah, how many years? Yeah. Okay, right now, understand. 2018. 18. 8. 15 anni. Sì, solo che si è imparato l'italiano. Non ce l'hai soldi, non ce l'hai niente, no? Che mangiare? E all'ospedale ti hanno trattato bene? Sei stato bene? No. No. 3 mesi in ospedale, però t'hanno rimesso a nuovo, t'hanno fatto tante Tu cose. registrare, no? Io Che c'è il foglio. sì. Fammi vedere. Va bene? Sì, stai meglio. Basta che non litighi, dai. No.
Che fai? No, dico, non litigare, litigare, dai, non fa Io non fare il casino. casino, io sapalli. In Canada la pena di morte non c'è più? No, è stata abolita nel 76. 76. Veniva data, mi sembra, solo per alcuni tipi di reati, tra Sì, l'altro. sì, omicidio Del poliziotto e della guardia carceraria. un ministro. Ah, o anche cariche Sì, pubbliche. sì, cariche pubbliche. E invece l'ergastolo? È a vita, però dopo 25 anni c'è la possibilità Di uscire. Di uscire. Ma uscire nel senso che vai a controllato. lavorare e poi rientri? Sì, no, in libertà. Ah, in libertà proprio. Condizionato, sì. Però ovvio che se rifai qualsiasi certo, errore certo. rientri in automatico dentro e ti rifai l'ergastolo Sì. più quello che c'avevi da fare prima. I latitanti pericolosi rimangono dentro a vita, sono pochi comunque, Ok, perciò se vengono identificate come persone che Sì. non possono uscire più, non c'è proprio non c'è speranza. possibilità di uscire. Sì, io sono contro la pena di morte, l'ergastolo sì. Carcere a vita sì, la pena Sì. di morte no. No. Secondo te, tutto sommato, il problema non è grande? Non è grande. Nel senso, tu hai visto problemi più grandi? San Francisco, Vancouver, Toronto, Montreal, non è come in America o in Canada e Stati Uniti, però se aspettano diventerà così. E io Diventerà parlo così o forse anche peggio? anche peggio perché Perciò noi sappiamo che in questo momento o si interviene subito oppure mettendo a posto le cose semplici, mettendo a Semplicissimo. posto quelle cose che sono di normale amministrazione prima che a un certo punto degenerino le cose. Sempre tu hai parlato di assistenti sociali, abbiamo visto sono tanti ragazzi che possono diventare preda della criminalità organizzata e non sono... Dopo 2 ore abbiamo visto una pattuglia polizia che passa adesso, non è normale. Esatto, cioè vedere una pattuglia ogni 2 ore in questo momento sicuramente non fa altro che È lasciare scandaloso. mano libera a chi faceva reati, Sì. ma in particolare anche il fatto che abbiamo visto persone che avevano bisogno d'assistenza buttate per terra con problemi seri. E poi vorrei dire, non è la colpa del carabiniere o l'agente di polizia, è chi comanda. Certo, è perché loro vengono mandati, poi c'è Giusto. qualcuno che organizza. è quello che organizza che Infatti, come ti dicevo, se adesso io e te andiamo al Parlamento, magari non c'è nessuno nel Parlamento e ci proviamo a avvicinare, usciranno tantissimi agenti. certo. Se invece qui qualcuno fa un casino, prima che qualcuno intervenga ci vuole tempo, perché non c'è un presidio costante. Noi abbiamo notato che quello che ci ha detto Pietro è poi lo stesso che pensiamo noi della stazione Termini, dei problemi eccetera, più assistenti sociali, più presidio, una maggiore copertura a piedi, un'empatia anche maggiore con le persone che vivono alla stazione Termini, dove se devi punire punisci, se devi parlare parli. Ed è questa la cosa più importante, cioè capire dove usare il bastone e dove usare la carota, perché Comunicazione. in alcuni casi lasciare andare chi ha fatto un delitto con non riuscire a perseguirlo correttamente perché viene arrestato e il giorno dopo sta fuori è un bel problema. Noi qui dalla stazione Termini vi salutiamo, se avete altre domande per Pietro scrivetele sotto nei commenti, noi abbiamo cercato di portarlo in giro con noi proprio per avere una visione diversa rispetto alla nostra che è sempre la stessa. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao.